L'Islam ha un problema con il concetto di stupro. Stiamo per entrare in un territorio molto delicato e quindi invito tutti ad avere un'estrema cautela senza arrivare a conclusioni affrettate. Diamo la notizia e poi cerchiamo un confronto nelle scritture ufficiali islamiche. 5 uomini con background non occidentale ma relativo all'immigrazione e al contesto dei richiedenti asilo sono stati arrestati sabato dalla polizia di Malmo, Svezia, mentre stavano violentando una donna in un parco giochi nel centro della città. Grazie al fatto che una pattuglia si trovava nei paraggi, 4 stupratori sono stati arrestati all'istante, mentre il quinto è scappato ed è stato arrestato poco dopo. Gli agenti hanno riferito che tutti e 5 si dichiarano innocenti, dal momento in cui non stavano commettendo nessun reato, e che si tratta di 4 siriani e un apolide. Apolide normalmente significa palestinese. Sappiamo tutti che lo stupro purtroppo è un fenomeno che riguarda tutte le epoche storiche, tutti i punti del pianeta Terra, tutte le etnie e tutte le religioni. Tuttavia bisogna anche riconoscere che esistono in questo momento delle ideologie e delle culture in cui la donna è ancora vista come un essere inferiore oppure un oggetto del quale abusare. Di questo dobbiamo parlare, soprattutto quando ci rendiamo conto che le notizie come queste della Svezia sono molto frequenti e spesso sembrano essere in relazione con le comunità islamiche. Ad esempio, non è raro trovare notizie in cui la vittima di uno stupro dichiara alla polizia che lo stupratore recitava il Corano mentre la violentava. Altre ragazze dichiarano che durante la violenza sessuale gli stupratori citavano Allah, il Corano e la Mecca. Le stesse dichiarazioni arrivano anche dall'India, come questa ragazza australiana, a cui la famiglia dello stupratore, che ha abusato di lei per 2 mesi, quindi la famiglia ne era al corrente, la famiglia ha regalato a questa ragazza un tappeto per pregare e un Corano. Ma arrivano anche dall'Inghilterra dichiarazioni identiche e anche dal Pakistan, come questa ragazza cristiana a cui lo stupratore chiedeva di convertirsi all'Islam o l'avrebbe uccisa. Menzionando l'Inghilterra voglio brevemente accennare al fenomeno delle grooming gangs che tratterò a parte in un video a parte. Le grooming gangs sono delle gang di uomini che catturano delle ragazzine inglesi, spesso anche minorenni, e le riducono in schiavitù sessuale. Le vittime vengono violentate da moltissimi uomini per anni. Le vittime spesso provengono da contesti di disagio sociale, familiare o di abuso di sostanze e di alcol. Questo accade da anni e le ragazzine sono migliaia. Alcuni esempi di grooming gangs sono Oxford, Huddersfield, Newcastle, Rotherham, West Yorkshire, Rochdale, Bradford e molte altre. Un incubo a parte, un video a parte. A questo punto il legame, o perlomeno il sospetto che vi sia un legame fra l'Islam e questi fenomeni è pressoché inevitabile. Quindi andiamo insieme alle fonti dei testi della dottrina islamica per vedere se effettivamente questo legame in qualche modo esiste, un legame fra lo stupro della donna e la dottrina islamica. Innanzitutto bisogna specificare che l'Islam divide il genere femminile fra donne musulmane e donne non musulmane. Le non musulmane vengono chiamate kuffar, che in arabo è il plurale di kafir, che significa non grato. Quindi le donne non musulmane sono ingrate. Dedicherò poi un video a parte solo per quanto riguarda la donna nell'Islam, la donna musulmana nell'Islam, a cui già il destino ha previsto tutta una serie di difficoltà. Ad esempio il Corano dice che le donne sono inferiori agli uomini, gli uomini sono superiori alle donne, sto parlando di quelle musulmane, e sono superiori alle donne e hanno praticamente la responsabilità di gestirle. E quando il marito teme che la moglie stia diventando arrogante, la può picchiare fisicamente. Inoltre, per quanto riguarda ad esempio lo stupro, una donna musulmana può denunciare uno stupro soltanto se ha 4 testimoni di genere maschile che abbiano visto la penetrazione. In altri contesti giuridici, quindi sempre secondo la Sharia, la testimonianza di una donna vale la metà della testimonianza di un uomo, cioè io ed un'altra donna insieme dicendo la stessa cosa siamo l'equivalente di un uomo. Questo perché in un hadith il fondatore dell'Islam, Maometto, ha detto che le donne sono deficienti. Inoltre in tutto il Corano non c'è neanche un versetto dedicato alle donne, un versetto in cui Allah parli soltanto alle donne.
non esiste. Ogni versetto del Corano è destinato agli uomini, senza contare il gran finale del paradiso islamico che oggettivamente parlando per una donna non ha nessun senso. Se questo è il destino della donna musulmana, che è superiore alla donna ingrata, kafir, non musulmana, sorge il sospetto che forse il destino delle donne non musulmane sia ancora peggio agli occhi di Allah o agli occhi di Maometto. Il Corano, nel capitolo 4, al versetto 3, dice che gli uomini musulmani possono sposare fino a 4 donne e poi avere tutta una serie di ancelle, delle donne, ovvero che la mano destra dell'uomo musulmano possiede. La nota ci spiega che le ancelle sono schiave con cui si possono avere rapporti sessuali, ovvero si possono stuprare, perché diamo per scontato che nessuna donna voglia essere schiava per propria scelta, giusto? Il tafsir in inglese chiarisce ancora meglio che l'uomo può sposare fino a 4 donne e poi soddisfare se stesso con le schiave femmine. Sempre nel capitolo 4 del Corano, ma al versetto 24, si specifica che anche gli uomini musulmani non possono sposare delle donne già sposate, a meno che non siano schiave. Ovvero, se un uomo vuole sposare una schiava che è già sposata, non importa, può farlo lo stesso, può possedere una donna schiava già sposata. Il tafsir, ovvero il commento relativo al versetto del Corano in inglese, conferma quello che più o meno già abbiamo potuto sospettare. Matrimonio nell'Islam non significa sentimento, non significa unione fra due persone, significa rapporto sessuale consentito. Ancora, il capitolo 23 del Corano, dai versetti 1 al versetto numero 6, chiarisce quali sono i musulmani più bravi, quelli che prosperano, quindi quelli che hanno più successo. Sono i musulmani che pregano, che pagano la decima, che sono casti, ma che non sono casti con le loro mogli né le loro schiave sessuali. Quindi una persona deduce che la sessualità sia un buon valore nei confronti della moglie e nei confronti delle schiave sessuali. Ancora nel capitolo 33 del Corano, al versetto 50, abbiamo un'ennesima conferma. I musulmani devono appunto rispettare la regola precedente, quindi avere massimo 4 mogli e poi schiave illimitate, mentre invece Maometto può avere un numero illimitato di mogli. Succede spesso che nel Corano arrivino improvvisamente delle rivelazioni da parte di Allah che fanno comodo solo a Maometto e Maometto non rispetta le regole stesse che sta dando ai musulmani. Ancora nel capitolo 70, al versetto numero 30, Allah ribadisce quali siano le qualità del buon musulmano e fra queste vi è compresa la sessualità con le schiave e le mogli. A questo punto però con tutte queste donne intorno viene in automatico chiedersi come faccio io adesso a distinguere le schiave ingrate che posso stuprare dalle donne musulmane? Ed è per questo motivo che nel capitolo 33 del Corano, al versetto 59, Allah ci dice che per evitare la confusione le mogli musulmane che sono caste e modeste devono indossare il velo per non essere molestate. Va da sé che quindi chi non indossa il velo possa essere molestato. E in questo caso il tafsir dice che bisogna distinguere la donna libera, quindi la donna musulmana, dalla donna schiava o dalla puttana. Che quindi le donne musulmane con il velo non si possono molestare, quelle senza il velo significa che sono delle schiave o delle puttane e quindi si possono molestare. Riassumendo, per quanto riguarda soltanto il Corano, possiamo affermare che nell'Islam sia presente il concetto di schiavitù sessuale. Il concetto di schiavitù sessuale al giorno d'oggi lo possiamo anche chiamare stupro reiterato e quindi possiamo affermare che il Corano, che è la parola diretta di Allah, non è la narrazione di Matteo e Luca che raccontano degli episodi della biografia di Gesù. Il Corano è la parola di Allah e quindi possiamo affermare che Allah ha previsto che alcune donne possano essere stuprate. E quando tutto sembra non poter peggiorare ulteriormente, intervengono anche gli hadith. Gli hadith sono i fatti e i detti di Maometto che l'Islam esorta i musulmani a seguire in qualità di esempio migliore di uomo che abbia mai camminato sulla faccia della terra.
Da questo hadith veniamo a sapere che Maometto aveva una schiava sessuale che si chiamava Maria la Copta, una donna cristiana, poiché Ali un giorno parte per andare a decapitare un uomo che si sospetta avesse fornicato con la schiava Maria la Copta, la schiava di Maometto. Da questo hadith invece scopriamo che Aisha e un'altra moglie ancora erano molto gelose di una schiava di Maometto con cui Maometto ebbe dei rapporti sessuali. Ma Maometto a un certo punto fa scendere una rivelazione di Allah che gli concede più permessi del solito. Non so se avete notato che il titolo di questo libro della Sunna è Il buon trattamento delle donne, trattare le donne con gentilezza. Ok, e stiamo parlando del profeta dell'Islam che violenta delle schiave sessuali. Con questo hadith veniamo a sapere che subito dopo aver assalito la tribù Banu al-Mustalik, i musulmani catturano le donne per violentarle e si chiedono se praticare o meno il coito interrotto. Maometto risponde: no, non fatelo il coito interrotto, tanto chi deve nascere nascerà. In questo hadith i musulmani assaltano una comunità ebraica a Khaybar. Maometto entra a Khaybar gridando Allah Akbar, Khaybar verrà distrutta, prendono il bottino, ovvero derubano gli ebrei di ogni loro avere, sempre che ci siano degli ebrei sopravvissuti, e catturano le donne. Fra queste c'è Safiya, che Maometto si prende come schiava subito dopo averle ucciso il padre e il fratello. In questo hadith abbiamo ancora un'altra battaglia in cui Maometto e i musulmani uccidono gli uomini, si prendono il bottino e le donne e Maometto si prende Juwayriya. E da questo hadith, siccome Maometto prende in sposa la schiava Juwayriya, ovvero la libera e la sposa, apprendiamo che appunto una schiava può essere sposata. Quindi dopo aver scoperto che nell'Islam, ovvero secondo il Corano, secondo Allah, è previsto lo stupro di una categoria di donne, ovvero le schiave sessuali, e che lo stupro non viene condannato, scopriamo anche che Maometto aveva avuto delle schiave sessuali e Maometto vi ricordo che è il miglior esempio di uomo da seguire. Ricordiamoci anche per favore che i testi dell'Islam sono testi di 1400 anni fa che non sono mai stati riformati, perché chi ha tentato fra le persone di fede islamica di riformarli è stato ucciso perché aveva commesso, sempre secondo la Sharia, il reato o di apostasia o di blasfemia. Ma a questo punto bisogna anche ricordarsi, al giorno d'oggi, che cosa pensano gli studiosi di questa opinabile faccenda della schiavitù sessuale? Vi presento Shabir Ali, ci parla dal Canada, è uno dei più prominenti studiosi, punti di riferimento della comunità islamica e ha migliaia di ascoltatori. In essence, generally in classical Islamic thought, it is taken for granted that a Muslim man can have up to 4 wives at once. And in addition to the 4 wives, he can have an unlimited number of concubines. Which refer to women who are basically have slave status. When they are owned by her master, a woman owned by her master has to freely give herself to the master. The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. Female slave have to consent to that, or is it kind of like because she's owned and so therefore? In the classical thought, the understanding is that by virtue of the fact that she's owned, she does not have the right to consent, or to withhold herself from her master. The master has the full right over her, and her consent does not play anything in this relationship. The idea that she would have consent in the marriage itself. This is stated in so many different ways in the Quran, but classical Muslim interpreters of the Quran, some of them said that the woman's main responsibility in a marriage is to fulfill the sexual needs of her husband. And for that reason, the husband has the right and the claim to this, and she cannot refuse.
So some of them even speak of the possibility that the man could force himself onto his wife, and she cannot refuse, because that is his right. Of course, this is not ideal, and none of them would say that this is an ideal situation. And they would expect the woman to be cooperative, and regardless of what she's doing, whether she's busy cooking or whatever, when her husband calls her for that particular act, she should be ready and willing to engage. And you will find to this day that there are Muslim scholars of some of the highest ranks and most respected in the Muslim world, who continue to say that rather that it is a shame that we have abolished slavery, and this is a divine right that God has given to the believing men to have female slaves. And so theoretically for them, it still is applicable, and not only theoretically, but they state so in clear terms that if there is a war between Muslims and non-Muslims today, and the Muslims capture the non-Muslim women, the non-Muslim women will be made slaves, and of course the men would have right to sexual congress with them. So somebody like the groups like ISIS and so on could be following this sort of ruling which is there. It can do this. They're following religious rulings. But we should say that those religious rulings are wrong. They're out of place. They failed to see the context, the historical situation in which these rulings were first explicated. Che dire, che aggiungere? Io mi sono chiesta tanto come poter concludere questo video, principalmente perché lo scopo dei miei video non voglio che sia quello di alimentare la xenofobia o dei pregiudizi o gridare a delle banalità sciocche. Lo scopo dei miei video voglio che sia offrire, proporre una critica sana e onesta su alcuni aspetti che io considero problematici dell'Islam. Possiamo ripetere l'ovvio e poi aggiungere quello che abbiamo imparato. Anche i cristiani stuprano, anche gli ebrei, anche gli atei, anche i taoisti, e non tutti i musulmani stuprano. Però tutti i musulmani credono all'Islam. E l'Islam è fatto da due voci. Una è quella di Allah, che prevede che una categoria di donne possa essere stuprata, è un diritto divino, e l'altra voce è quella di Maometto, che aveva delle schiave sessuali da violentare. C'è la possibilità che l'ideologia islamica si manifesti in futuro in maniera sempre più problematica anche in Europa, soprattutto per le donne, ma non solo. Spero di aver fatto del mio meglio, non ne sono sicura, è stato difficilissimo preparare questo video per 1000 motivi e quindi vi ringrazio tantissimo se avete guardato fin qui. Grazie infinite di cuore. Ciao!